Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, nel video di oggi parliamo dei verbi fraseologici, che sono dei verbi davvero molto interessanti perché ci permettono di raccontare qualcosa, raccontare un'azione in modo dettagliato, perché con i verbi fraseologici noi descriviamo i vari aspetti del verbo, i vari momenti dell'azione. Abbiamo un momento imminenziale, quando qualcosa sta per accadere. Abbiamo un momento di inizio dell'azione, quindi quando l'azione comincia. Abbiamo un mentre dell'azione, quindi lo svolgimento dell'azione. E abbiamo poi una fine dell'azione. Tutte queste informazioni possono essere descritte, possono essere comunicate proprio grazie a questi verbi fraseologici. Questi verbi sono composti da un verbo che probabilmente conoscete già e sono accompagnati da una preposizione. Dobbiamo fare attenzione perché la preposizione deve essere sempre la stessa, quindi ogni verbo ha la sua preposizione e queste preposizioni non sono intercambiabili. Oggi vediamo i verbi fraseologici più usati nella conversazione, quelli più comuni. Oggi mi aiuterò con la lavagna perché ho bisogno della lavagna, perché ho fatto un piccolo schema che adesso vi faccio vedere. Alle mie spalle vedete la lavagna. A noi interessa adesso quello che è scritto sulla lavagna sulla vostra sinistra, quindi questa parte qui ci interessa adesso. Ho fatto un piccolo schema per semplificare un po' l'argomento dei verbi fraseologici. Non che siano difficili, perché non lo sono, ma questo schema ci aiuta un po' a visualizzare l'utilizzo di questi verbi fraseologici. Questo è il punto di partenza, diciamo. Qui abbiamo il verbo. Possiamo scegliere un verbo qualsiasi, camminare, ridere, parlare, eccetera. Questo è il nostro verbo. E quindi qui abbiamo l'inizio dell'azione, mentre qui abbiamo la fine dell'azione. Questa parte qui è il momento imminenziale, quindi l'azione non è ancora iniziata. L'azione inizia qui, dove c'è scritto inizio azione, ok? E questa invece è la parte in cui l'azione si svolge. Abbiamo parlato di fase imminenziale, quindi qui l'azione non è ancora iniziata, ma sta per iniziare. Quindi stare per fare qualcosa. Questa è una perifrasi, stare per più infinito. Quando l'azione inizia, usiamo questi verbi qui. Iniziare a, cominciare a, mettersi a. Questi sono alcuni dei più utilizzati nella lingua quotidiana. È per questo che ho scelto questi verbi. Qui tra parentesi avete anche scoppiare a. Questo verbo fraseologico si utilizza con verbi specifici, come ad esempio ridere e piangere, scoppiare a ridere, scoppiare a piangere. Mentre poi l'azione si svolge, non riesco a muovere il mio dito. Allora, qui l'azione si sta svolgendo, dove vedete la parentesi verde, la parentesi graffa verde, e quindi per comunicare che l'azione è nel pieno del suo svolgimento, utilizziamo la perifrasi stare più gerundio. Sto camminando, sto ridendo, sto parlando. Possiamo anche utilizzare continuare a per dare proprio l'idea di un'azione che si ripete e che quindi il suo svolgimento è ancora in essere. Continuo a camminare, continuo a ridere, continuo a parlare. Quindi l'azione non è finita, l'azione si sta svolgendo ancora. Quando invece vogliamo esprimere
la fine di un'azione, vogliamo comunicare che l'azione è finita, quindi qui fine azione, utilizziamo questi due verbi, finire di, smettere di. Quindi finire di fare qualcosa, smettere di fare qualcosa. Finisco di parlare, smetto di parlare. C'è una piccola differenza tra questi due verbi, ve lo spiegherò anche meglio dopo, però finire di significa portare a termine un'azione, smettere di significa interrompere un'azione. Quindi se volessimo adesso fare una descrizione, diciamo, di un'azione, utilizzando tutti questi verbi fraseologici, diremmo sto per parlare, quindi sto per parlare, non ho ancora iniziato, ma sono sul punto di parlare. Inizio a parlare, quindi l'azione è iniziata, comincio a parlare, mi metto a parlare e poi con alcuni verbi come ridere, piangere, utilizziamo il verbo fraseologico scoppiare a, quindi scoppio a ridere, scoppio a piangere. Nel mentre dell'azione diremmo sto parlando e continuo a parlare. Quando invece l'azione finisce, dico finisco di parlare oppure smetto di parlare. Mentre i due verbi iniziali, iniziare a, cominciare a, sono sinonimi, i due verbi finali, finire di e smettere di, non sono esattamente la stessa cosa, perché se io dico finisco di parlare, significa che porto a termine un ragionamento, quindi finisco di parlare e dico tutto quello che devo dire. Invece, smettere di significa interrompere un'azione, quindi l'azione finisce, sì, ma viene interrotta. Quindi se io dico smetto di parlare, non ho necessariamente finito il mio discorso o finito il mio ragionamento. Semplicemente interrompo l'azione di parlare a qualsiasi punto del mio ragionamento. Allora, grazie mille per aver guardato questo video e spero che sia utile. Se avete delle domande su questo argomento, lasciate un commento qui sotto, cercherò di rispondere a tutti. Ovviamente i verbi fraseologici che abbiamo visto oggi sono quelli più comunemente utilizzati nelle conversazioni. Ci sono poi altre locuzioni verbali che vengono usate allo stesso modo e per gli stessi significati, ovviamente. Magari potrò fare un altro video su questo argomento. Grazie mille ancora e ci vediamo nel prossimo video. A presto! Ciao!